realizzare insieme questo cappello. È un cappello di estrema semplicità, tutto lavorato a punto basso, con un bordo a contrasto, con il colore a contrasto, realizzato con un giro di punto basso ed uno di punto gambero. È tutto molto semplice, molto facile. Seguite il tutorial passo passo. Vi suggerisco di guardare prima tutto il video e poi dopo di cominciare a lavorare. Necessitano circa 70 grammi di colore base e poche gugliate del colore a contrasto. 2 uncinetti, uno numero 4 e uno mezzo numero più piccolo, 3,5, ago per cucire, forbici e null'altro, soltanto tanta buona volontà. Ci vediamo nel tutorial. Ciao, iscrivetevi, attivate la campanella e mettetemi un like. Grazie, ciao. Cominciamo con un cerchio magico, incrociamo il filo così come ve lo sto mostrando, inserendo l'uncinetto recuperiamo il filato di lavorazione e creiamo una catenella che non è un punto di lavoro. Poi realizziamo nel cerchio magico 6 punti bassi, sono 3, 4, 5, 6. Una volta che avremo realizzato i nostri 6 punti bassi, quindi 2, 4, 5 e 6 punti bassi, chiudiamo il cerchio e formiamo l'origine della nostra cloche. Entriamo con l'uncinetto nel primo punto. Noi procederemo a spirale, quindi non chiuderemo i giri ma andremo avanti così senza chiudere. Prendiamo il filo sull'uncinetto, realizziamo il primo punto basso del secondo giro che vedrà 6 aumenti, quindi lavoreremo 2 punti in ogni punto. Quindi abbiamo realizzato i primi 2 nel primo punto, andiamo a continuare, quindi 2 nel successivo per un totale di 12 punti bassi nel secondo giro. Realizzati i quali ci ritroviamo lì dove abbiamo sistemato il nostro marcatore. Eccoci. Qui cominciamo il terzo giro con un aumento, quindi nel primo punto ne realizzeremo 2, 1 e 2. Risistemiamo subito il marcatore nel primo dei 2 punti che abbiamo realizzato. Proseguiamo con un punto singolo e 2 qui, quindi alterneremo un aumento a un punto singolo per un totale di 6 aumenti e 18 punti finali. Qui è un aumento, qui no, e siamo arrivati di nuovo alla fine del giro con 18 punti. Proseguiamo con gli aumenti, 6 aumenti per ogni giro. Quindi adesso come procediamo? Facciamo il primo e il secondo punto e realizziamo il primo dei nostri aumenti, però facciamo seguire all'aumento 2 punti singoli, quindi 1 e 2. Avrete intuito che i punti singoli aumentano di 1 per ogni giro. Dunque, se nel giro precedente abbiamo realizzato un aumento e un punto singolo, qui facciamo un aumento e 2 punti singoli. Nel giro successivo i singoli saranno 3, poi 4, poi 5. Quindi qui abbiamo realizzato un aumento, 2 punti singoli, un aumento, 2 punti singoli,
1 e 2. Otteniamo così 6 aumenti per ciascun giro, quindi 2, un aumento, 2 singoli, e 2 singoli. Ci ritroviamo al marcatore. Quindi 1, 2, 3, 4 giri. Al quarto giro abbiamo fatto un aumento, 2 punti singoli. Ora, come faremo nel giro successivo, un aumento, 3 punti singoli. Quindi qui facciamo l'aumento e segniamo il primo dei 2 punti che abbiamo appena realizzato. Poi 3 punti singoli, quindi 1, 2, 3, un aumento, 1, 2, 3 singoli, un aumento, poi 1, 2 e 3 e abbiamo concluso. Proseguiremo così, quindi arriveremo al 13° giro con 78 maglie, aumentando la distanza tra un aumento e l'altro di un punto per ogni giro. Ora siamo arrivati a 3 punti di separazione tra un aumento e l'altro, poi ne faremo 4, 5, 6. Andiamo ad aumentare. Il cerchio si allargherà ma resterà sempre piatto. Questa è la regola del cerchio perfetto, cioè è la regola per ottenere un cerchio che, come vedete, non sfarfalla, non tira, non si piega e dunque rimane piatto sulla superficie. Sono arrivata a questo punto. Ho un diametro di 18 centimetri. Questo diametro equivale ad una circonferenza testa per un adulto, quindi 55-56 centimetri. Per avere la circonferenza dal diametro applicheremo le regole della geometria, quindi il diametro per il numero fisso 3,14. Dunque, così facendo potremo ottenere in base al diametro la circonferenza che a noi occorre. Per arrivare a questo diametro e questa circonferenza io ho dovuto eseguire 17 giri. Ora proseguirò, avendo raggiunto la circonferenza che mi occorre, proseguirò senza aumenti, quindi farò giri di 102 punti fino ad arrivare, mettendo la nostra calotta, il nostro cerchio a semisfera, fino ad arrivare ad un'altezza totale di 17 centimetri. Quindi io proseguirò per circa altri 8-9 centimetri senza ulteriori aumenti. Abbiamo raggiunto una altezza dal centro della testa di 17 centimetri. Abbiamo aumentato fino a questo punto, arrivando alla circonferenza media normale di una persona adulta, che è di 56 centimetri, più o meno 55-56 centimetri. Abbiamo proseguito senza ulteriori aumenti fino ad arrivare ad un'altezza, come vi dicevo, di 17 centimetri, da qui a qui. Ora andremo avanti creando la falda. Per creare la falda dobbiamo aumentare per 3 giri consecutivamente. L'ultimo giro che noi abbiamo fatto di aumenti alternava un aumento ogni 15 punti. Riprenderemo qui con un aumento ogni 16 punti, poi un aumento ogni 17 punti e un aumento ogni 18 punti. Poi ci rivediamo.
Dopo aver realizzato i 3 giri con gli aumenti, ci prepariamo con alcuni marcatori e realizziamo una catenella lunga 60 cm. Quindi partiamo dal punto in cui è finito il giro e segniamo l'ultimo punto, anche se è visibile, però lo distinguiamo dalla catenella. Io procedo a fare questa catenella lunga 60 cm. Realizzata la catenella, torno indietro a punto basso fino ad arrivare al marcatore che mi segnava la prima maglia bassa. Ci rivediamo quando sarò in quella posizione. Quindi torno indietro punto per punto a maglia bassa. Sono tornata indietro a punto basso e sono arrivata qui all'inizio della falda, dove abbiamo abbandonato il lavoro della falda e abbiamo cominciato la catenella. Tolgo il marcatore e ricomincio a lavorare sulla falda. Ora mi ritrovo al rovescio, nessun problema perché faremo giri di andata e ritorno. Devo ricominciare dunque a lavorare con gli aumenti, perché sulla falda facciamo gli aumenti. Gli ultimi aumenti erano alternati ogni 18 punti, ora li faremo ogni 19 punti, quindi faremo tutto il giro della falda aumentando a distanza di 19 punti, ma per evitare che gli aumenti cadano sempre su altri aumenti del giro precedente, creino quindi delle punte che noi non desideriamo, inizieremo gli aumenti invece che nel primo punto, alternativamente nel quarto, nel settimo, nel 15° punto, in modo da fare in modo che i punti, gli aumenti non si ritrovino gli uni sugli altri. Dunque io ho fatto già il primo punto della falda e l'ho segnato con il marcatore, ne faccio altri 5 o 6, quindi 2, 3, 4, 5. A questo punto inizio con gli aumenti, quindi faccio il primo aumento, 1 e 2. Dopo il primo aumento sfalsato, ricomincio a contare con precisione, quindi ogni 19 punti. Dunque faccio i 19 punti. Realizzato il 19° punto, faccio l'aumento e procedo così fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro. A questo punto torno indietro, faccio una catenella e volto il lavoro. Torno indietro continuando gli aumenti solo sulla parte della falda, mentre invece sulla catenella lavorerò semplicemente a punto basso. Faccio questo per altri 2 giri, quindi adesso ho aumentato ogni 19 punti, successivamente in questo prossimo giro ogni 20 punti e ogni 21 punti. Poi ci rivediamo. Prendiamo un filato qualsiasi che sia di spessore più o meno compatibile con quello che abbiamo usato sinora. Utilizzeremo un uncinetto di mezzo numero più piccolo per dare più sostegno al lavoro e cominceremo
a realizzare un bordo con questo colore a contrasto, iniziando dalla parte che poi verrà nascosta, quindi da questa parte qui, dal lembo della falda che verrà nascosta dalla fascia decorativa. Solleviamo il lembo, mettiamo il lavoro dal dritto verso di noi, inseriamo l'uncinetto nel primo punto e peschiamo il filo nuovo a contrasto, facciamo una catenella. Ora cominciamo con il lavoro vero e proprio, lavorando a punto basso un intero giro intorno alla falda e alla fascia senza ulteriori aumenti. Ho finito di realizzare il bordo a contrasto sulla falda e sulla fascia decorativa. Vedo che regge bene e quindi ritengo di non dover fare ulteriori giri. A questo punto voglio rifinire invece il bordo esterno e farò il punto gambero. Ho finito il lavoro, ho realizzato una catenella. A questo punto torno indietro avendo l'uncinetto, il lavoro sul dritto, torno indietro punto per punto, così, e lavorerò a punto gambero tutto il bordo del cappello. Avrò così un orlo molto lavorato, spesso, e che definisce bene il lavoro. Quindi rifarò di nuovo tutto il percorso a ritroso fino ad arrivare qua. Fermerò il filo e poi insieme andiamo a posizionare la fascia decorata. Il punto gambero si fa così, è un punto basso, si punta l'uncinetto non andando verso sinistra come facciamo normalmente, ma torniamo indietro verso destra, entriamo nel punto, prendiamo il filo e chiudiamo il punto basso. Quindi per questo si chiama gambero, perché si torna indietro. È un punto normalmente utilizzato per le rifiniture che come in questo caso risultano davvero molto eleganti. Finisco il giro, arrivo qui e poi vediamo come sistemare la fascia decorativa. Ho finito il giro di punto gambero e vi mostro come il lavoro attualmente, senza che sia stato né inamidato né stirato, risulti già sostenuto da solo. Sono bastati questi due giri, uno a punto basso e l'altro a punto gambero, con un mezzo punto di uncinetto in mino per sostenere il lavoro e renderlo molto rigido. Ora dobbiamo decidere su come sistemare la fascia decorativa. Io la prendo e ho deciso di arrotolarla in maniera molto semplice e di posizionarla qui sul fianco del cappello, agganciando in parte anche questa parte della falda, che così risulta dare un movimento in più al cappello e disegna questa onda molto elegante. Ecco, ho sistemato la fascia con gli spilli, adesso non mi resta che cucire. Ho smontato il cappello dalla testa. Io cosa faccio? Rigiro la mia rotellina e dal rovescio la fisso. Ho infilato l'ago con la lana a tinta e fisso i lembi della mia rotellina così. Lascio qui una piccola codina e poi torno indietro. Questa parte non sarà visibile, quindi non mi preoccupo del posizionamento del filato.
vado a fissare la codina nel punto in cui si incontrano i lembi dei due filati e poi vado prendendo il bordo di tutti i giri della rotellina, la fisso così a torta. La sistemo e torno qui indietro lasciando il filo morbido, non tiro eccessivamente, mi serve solo per posizionare la fascia. Questo infatti, come vedete, con un paio di passaggi già resta ferma. Ed ora la posiziono qui dove andrà e ripasso sul rovescio del cappello. Ecco, passo qui sul rovescio, poi rientro un punto più in là e ripasso attraverso la fascia, così vi faccio vedere, e riprendo il filo, lo tiro a me, cercando di non perdere la posizione, ripasso un po' più in là sul rovescio del lavoro. Mi accerto che sono ancora posizionata bene e ripasso dall'altra parte. Poi ancora un punto più in là e di nuovo sulla mia rotellina vado a passare con l'ago attraverso. Ora passo sul rovescio del lavoro così. Continuo così fino a che sarò soddisfatta del posizionamento e poi ci vediamo per i saluti. Questo è il lavoro completato. Abbiamo posizionato la fascia in maniera molto precisa, addirittura sul rovescio è pochissimo visibile la cucitura, se non ve la indico io non si vede, non è visibile. Un altro punto di forza di questo cappello è l'eleganza unita alla semplicità di esecuzione. Io spero che questo lavoro vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettermi un like e attivate la campanella, così sarete sempre informati sui miei prossimi tutorial. Grazie, ciao!